Ciao a tutti amici di Drive e benvenuti in questo nuovo video. Sono volante della nuova Kia Exceed, il piccolo SUV della casa coreana, e l'ho già provato al Salone di Francoforte. Avete sicuramente già visto il video. Se non l'avete visto vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Il sistema non cambia molto a livello software, anzi è molto simile. L'unica novità a livello software è questo cockpit virtuale che trovo davanti ai miei occhi, quindi con tutte le informazioni sugli strumenti, ma anche informazioni sul consumo, sui media, sulla navigazione. A livello hardware quindi cambia anche ovviamente questo nuovo display in più, ma questo display è il centrale, perché prima è un display da circa 8 pollici, adesso il sistema da 8 pollici è base, mentre in opzione c'è il sistema da 10,25 pollici, come questo qui che vediamo. Allora, in primis vi faccio vedere, questa è la schermata principale sulla navigazione, perché comunque ci sono altre schermate iniziali in cui magari c'è navigazione, media, setup, quindi viene diviso, lo schermo viene diviso in 3 parti. Cominciamo subito dalla navigazione. Navigazione l'abbiamo già provata nei nostri test drive, è sempre molto precisa. In questo caso possiamo splittare lo schermo, premendo questo tasto, vedete, rimane la navigazione, o comunque possiamo anche modificare. Possiamo modificare cosa far vedere in questo display. In questo caso c'è navigazione, in questo caso un semplice orologio, bussola, informazioni di viaggio, meteo, insomma, e così via. Io preferisco la navigazione perché durante la navigazione, nel momento in cui io per esempio vado a affrontare un incrocio o comunque un'uscita di una tangenziale o di un'autostrada, tramite questa vista riesco a vedere nel dettaglio qual è l'uscita da fare, ma comunque molto comodo, perché per esempio se vado sul radio mi rimane comunque la vista del navigatore, quindi davvero molto comodo. Allora torniamo su mappa. Una cosa che magari, ecco, a livello hardware non condivido troppo da parte di Kia è l'aver messo 2 tasti praticamente uguali. Infatti troviamo mappa e navigatore. Mappa, ok, una mappa semplice, va bene, ma navigatore più o meno ha le stesse funzioni, nel senso che io dalla mappa posso andare alla navigazione, quindi posso andare a impostare, scusatemi, dicevo, dalla mappa posso andare a impostare la navigazione, quindi basta cliccare e avvio il percorso, comunque imposto la direzione. Quindi non lo so, forse non avrei messo questi 2 tasti praticamente simili, comunque avrei unito in un unico tasto. Quindi nav mi porta direttamente alle impostazioni del navigatore, dove io posso andare a inserire un indirizzo, quindi in questo caso scrivo per esempio Francoforte. Tra l'altro anche la tastiera mi sembra, comunque il touch mi sembra abbastanza, risponde bene ai miei comandi. Poi abbiamo insomma la rubrica, quindi magari se c'è un indirizzo in rubrica del nostro telefono io posso tranquillamente andare a impostarlo direttamente da qui. Andiamo oltre, c'è un tasto per i preferiti, quindi io posso andare a impostare i preferiti, che possono essere qualsiasi cosa. Può essere, non so, la proiezione del telefono, quindi proiezione del telefono significa Android Auto e Apple CarPlay, telefono, audio Bluetooth. Perché dico questo? Perché infatti, per esempio, come potete benissimo leggere da qui, non c'è il tasto telefono, quindi per attivare il telefono devo farlo per forza dal volante, a meno che non vado ad impostare telefono nel tasto dei preferiti. Adesso in questa maniera si avvia la funzione telefono, però in questo caso non è attivato, non è collegato con nessun telefono. Poi SIC e TRAC, che sono i tasti per andare avanti e indietro nella radio, e poi appunto abbiamo la funzione radio. Radio posso andare a scegliere insomma tutte le bande manualmente, quindi DAB, FM o AM, posso andare a inserire i preferiti, oppure c'è l'elenco delle stazioni radio mie preferite. Passiamo a media. Media in questo caso, non c'è nessuna fonte disponibile, però abbiamo, non so se riuscite a vedere, una presa USB, abbiamo la possibilità ovviamente di collegare Android Auto e Apple CarPlay, oppure abbiamo comunque anche un cavo AUX. Per quanto riguarda il setup è anche questo qua abbastanza semplice. Troviamo diverse informazioni sul veicolo, per esempio andiamo a cliccare il tempo di avviso. Ecco, i tempi di avvisi dell'allerta del conducente, o comunque della frenata di emergenza, oppure la sicurezza anteriore, sicurezza in corsia, tutte queste varie impostazioni dell'auto. Magari andiamo a vedere altro, per esempio le luci, lo sportello in questo caso, le luci,
il cruscotto, quindi come funziona il sistema del cruscotto che andremo a vedere adesso, insomma tutte queste varie impostazioni dell'auto. Ma ripeto, la cosa che mi piace di più è questo split dello schermo. Vedete, ripeto, come posso andare a gestire poi in questa maniera, perché poi lo schermo si va ad adattare in base anche alla presenza di questo piccolo quadrato con più informazioni. Ora passiamo alla parte del guidatore, quindi a questo sistema di cockpit virtuale. Allora, questo nuovo sistema è in realtà molto semplice, senza troppi fronzoli da punto di vista di navigazione. Ci sono alcune vetture, per esempio, dove tutto il display si riempie della navigazione. In realtà forse avrei preferito un mirror, diciamo, della navigazione, mentre qui, come potete vedere, si vede soltanto dalle piccole freccette che ti indicano cosa fare e cosa non fare. Allora, partiamo subito dalla schermata principale. Voi non la vedete benissimo sulla destra, ma sulla destra troviamo il semplice, diciamo, contagiri. A sinistra invece troviamo il tachimetro con solite, diciamo, livelli per la benzina, livello della temperatura dell'acqua. Ma la cosa più importante è appunto nella parte centrale. Nella parte centrale troviamo 3 semplici sottomenu. Scusate. Ok. Il primo è l'info della guida, quindi quanto abbiamo guidato, cosa costa 0 km, 17 minuti, che sono i minuti che stiamo lì dentro perché l'auto è davvero nuova, e la velocità, il consumo di carburante, non consuma 52,4 litri a 100 km questa macchina, state tranquilli, ve lo garantisco. E insomma, queste qui sono tutte le varie informazioni dell'auto. Poi abbiamo la navigazione, in questo caso ho impostato Francoforte, vedete Frankfurt am Main, 1547 km, l'arrivo è previsto, non so se sono 9, no, l'arrivo è previsto alle 9:52 di domani, quindi volendo. Mentre l'altro sono per quanto riguarda l'assistenza alla guida. Ovviamente ora è disattivato, ma altrimenti qui vedreste tutti gli assistenti alla guida. Chi è sempre attenta a alcuni particolari, soprattutto, diciamo, per il guidatore, per esempio, come abbiamo visto anche in diverse auto che abbiamo provato, qua c'è una cosa in più che forse non avevo notato, ma o forse per la prima volta è stato impostato qui. Allora, io adesso vado a spegnere la macchina. In primis vedete questo disegno, questo video bellissimo, molto particolare. Nel momento in cui io vado ad abbassare il finestrino e spengo la macchina, quindi io lo dimentico, vedete, comincia a lampeggiare. Mai visto una cosa del genere, personalmente, può essere anche una stupidaggine, però è una cosa comoda, perché il finestrino, magari lo sportello ce ne possiamo anche accorgere, ma il finestrino magari no. E la cosa anche bella è che se io vado ad aprire lo sportello davanti, vedete? Mi mostra anche che è aperto con lo sportello davanti. Sono cose, diciamo, carine per evitare degli incidenti che sono capitati a qualcuno. Vi ho fatto vedere quindi il funzionamento sia del sistema principale che il sistema qui del guidatore. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi rinvito a iscrivervi sul nostro canale e di attivare la campanella per notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video che verrà. Inoltre vi ricordo anche di andare a seguire i nostri canali social Facebook e Instagram. Ciao amici WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono volante della nuova Kia Xceed. Sicuramente avete già visto la mia prova sulle strade di Francoforte, sempre di questa vettura. Se non avete fatto... E comunque si chiamerebbe cofano, non sportello davanti.